Buongiorno, avete avuto paura anche voi, che ci venisse addosso? No, vabbè. Ieri sera è stata una nottata allucinante. Nel senso che da circa le 10 di sera, 10 e mezza di sera, sono arrivati ovviamente i local, macchine, solito discorso. Musica a palla, cantare, fino alle 4 e mezza del mattino. Quindi abbiamo dormito proprio da Dio. Porca miseria, ragazzi. Purtroppo su questo non ci si può far nulla, non è controllabile. Questa qua è una zona, come vedete alle mie spalle, ci sono panchine con gente che fa i picnic e ieri sera hanno continuato a fare il picnic. Il furgoncino alle 11 ha chiuso, però vedete, c'è tutto anche qua, ragazzi, così, macchine. Quindi se tu tutta la notte canti a squarciagola, io non dormo. Non posso neanche scendere a dirti qualcosa perché d'altronde è casa tua e tutti sono abituati a farlo. Però vabbè, questi sono gli inconvenienti anche del viaggio, purtroppo succedono. Volevamo fare un picnic, ma anche oggi, se vedete il cielo, è bruttino. Adesso c'è un raggio di sole perché giusto sopra di noi c'è un buco, però le previsioni danno pioggia anche oggi, almeno fino alle 6. E qua purtroppo, a parte vedere il lago, la cosa che volevamo fare era picnic, stare in mezzo alla natura, ma non ci siamo. Qui è tutto bagnato e quindi non è possibile per noi. Alternativa qual è? Andare a proseguire, quindi saltare il lago e proseguire verso una cascata che c'è qua, un'ora e mezza più o meno, che volevamo fare domani, ma che anticipiamo oggi proprio perché oggi non riusciamo a rilassarci. Oltretutto Bruto è completamente infangato. Non so quando riuscirò a lavarlo, ma lo dovrò fare prima o poi. Marina, abbiamo Fujiyama, ma secondo me non si vede molto. Monte Fuji? Esatto. Allora. È nuvoloso anche oggi. Allora, non è il Monte Fuji, ma è un vulcano. È il vulcano che ha creato questo lago di Van, che contrariamente a quello che avevo detto l'altro ieri, non ha emissari, ok? Si alimenta dalle piogge e non scarica, quindi praticamente fluisce, non lo so, evapora. No, comunque dicono che il livello del lago si stia abbassando, ma non si era alzato anni fa, anche se appunto hanno trovato dei sommozzatori 5-6 anni fa, hanno trovato delle rovine di un castello sommerso dall'acqua di 3.000 anni fa, quindi 3.000 anni fa l'acqua era molto più bassa sicuramente. 3.000 anni fa era una pozza, però realmente se non hai emissari, io mi dico una cosa, cioè mi chiedo, ma dico tutto lo sporcizia che rimane qui dentro, quindi per quello che l'emissario la sporcizia andava nel fiume? Eh sì, se la portava via, no? Comunque allora aspetta, abbiamo qua Piero Angela che voleva dirci una cosa, perché vuole precisare che questo è il lago senza un emissario più grande al mondo. È un lago salato, quindi non gela d'inverno, capito? Esatto, ed è lungo 120 km e profondo 450 metri. Te capi? Interessante, no? E c'è il mostro di Loch Ness. No. Sì, sono io. Vabbè ragazzi, allora l'idea di oggi è questa. Adesso mi metto a lavare i vetri perché fanno veramente schifo e non riusciremo a vedere esternamente. Partiamo, cosa ne dici? Sì. Bello il lago, Bello, Allora dopo un po'. Ragazzi, così. C'è un'influenza perenne. N all'ennesima potenza però. Che vita dura che c'è. Comunque, quello che avete visto prima, quel bel vulcano è sparito. Mi è venuta una cosa lì scura. Ma non è che vogliamo lamentarci, no. Però da 47 gradi, almeno proprio un pochino di sole, 25, umidità corretta, non è che chiediamo molto, no? Diamo indicazioni, quando lì dice 1:18 vuol dire che ce ne vanno quasi 2, perché noi viaggiamo molto più lenti di quello che lui suppone. Però sì. Damn amore, damn, sì, elegant, damn. Questo tuo. Ragazzi, abbiamo comprato le medicine. No, non sembra. Però per chi ha una patologia come la mia o come la mia o come quella di Marina, che ha bisogno cercare, come posso dire, le medicine all'estero, allora ci sono, innanzitutto noi facciamo le ricerche su un sito spagnolo bellissimo fra virgolette, nel senso che fa la comparativa su quelli che sono i medicinali all'estero.
non ha tutte le nazioni ma ne ha parecchie e quindi riesci a trovare l'equivalente. Poi vabbè, devi trovare la farmacia che ce li ha o li ordina, e oggi, pur essendo domenica farmacia di turno, ci è andata di culo e l'abbiamo trovata. L'unico problema è che non accettava la carta di credito. Per fortuna anche lì abbiamo avuto un po' di contanti e l'abbiamo sfangata. Però queste sono le cose dei viaggiatori, anche le medicine sono importanti in giro per il mondo. E ricordatevi che la farmacia si chiama Exan. Exan. Vai a fare un Exan. Questo Sky lo prende sicuro. Tutte le partite di Champions, di Coppa, di Mondiali, tutti. Siamo fermati per pranzo, finalmente c'è il sole, stranamente da quelle che erano le previsioni sono cambiate e siamo in una bellissima zona, nel senso che ci sono solo delle villette in mezzo alla campagna, oltretutto mi sembrano anche vuote, essendo oggi domenica, magari non c'è gente, se non ci cacciano via magari stasera ci fermiamo qua. Sono allontanata un attimo per fare una passeggiata. La via qua è chiusa, tutta serrata, con delle casette stile campagne piemontesi, cubotti piemontesi, più o meno nuovi o vecchi, tipo così, ok? Praticamente adesso sto tornando indietro di corsa, perché è sempre una bella giornata, sembra, ma diciamo che non ho molto tempo per tornare al camper, se non voglio prendermi la lavata. Passato un quarto d'ora, il tempo di farsi la doccia, guarda, non c'è più neanche una nuvola. È venuta una giornata spettacolare, fa caldissimo, qui ci sono solo i grilli, si sta davvero bene e in più qui sotto alla scogliera sento delle grida, del vociare. Adesso vi faccio vedere cosa c'è qua sotto. C'è la spiaggia del lago. Mauri, è ora della merenda. Gelato alla ciliegia? Grazie. Ti aspetto qua fuori. Sì, aspetta e spera. Quando i piani cambiano all'improvviso. Più di una volta. Sì. Ma ragazzi, è arrivata una macchina adesso, non per la macchina. Ha alzato una nuvola di moscerini che si è infilata in un cespuglio. Sì, è pieno di zanzare. Andiamo prima dell'imbrunire. Avevo letto qualcosa, ma pensavo più avanti, più verso agosto. Io arrivo da Vercelli, quelle zone lì le conosco benissimo e so cosa vuol dire le nuvole, ma credetemi, sarà stata 10 volte tanto. E tra l'altro sono grosse, sono proprio zanzarone. No, andiamo. Quindi niente, proseguiamo. Anche se secondo me c'era un bel tramonto qua stasera. È romantico pensare, star lì a guardare il tramonto mentre ti succhiano, però... Sangue, sì. Però no, anzi, no, non fa per me la pazza.
Vai. Let's go. Thank you. Curiosone. Vai a vedere cosa c'era dentro, il curiosone. No, beh, ci sono veramente tanti posti, e questi ultimi tutti ti fanno entrare dentro, ti guardano in faccia e poi ti dicono va. Questo vabbè ci ha fermato fra virgolette. E quindi curiosone. Siamo a un tiro di schioppo dal confine con l'Iran, cioè proprio niente, saranno 40 km, non lo so. Quindi in questo lato i controlli sono più intensi. Tiro di schioppo non è bello. Tiro di schioppo si dice da noi. È veramente enorme sto lago. Curiosità, lo sapevi che è grande 10 volte il lago di Garda? No! No! Lo sapevi che è salato? Sì, l'ho detto io stamattina. Lo sapevi che è il più grande lago salato del mondo? No, senza emissario, non è il più grande lago salato. Vabbè, stai a guardare l'emissario nell'uovo. Ma se non ti ricordi le cose non le dire. Va bene, è o no? È o non è? È o non è? Di moscerini e di zanzare. Sì. Ma guarda, c'è anche il tavolo per fare il picnic. I tavoli per fare il picnic. Madonna quanti pioppi. Tagliato un po' la barba, Io ho ho fatto la messo la doccia. Invece mi godo il fresco degli alberi. Allora, siamo a 1800 metri, Sì. più o meno. Stasera dormiremo qua, a questo parco, dove c'è gente che fa anche picnic. C'è il guardiano che è venuto, ci ha salutato, ci abbiamo pagato 150 lire, che sono circa 4 euro per questo parcheggio, e siamo nel mezzo al bosco. In realtà ci sarebbero anche servizi tipo scarico di grigie nere e acqua, ma in realtà non ne abbiamo bisogno nulla, perché l'acqua l'abbiamo appena fatta alla fontana. Esatto. E quindi niente, adesso cucineremo qualcosetta e poi domani vi facciamo vedere dove siamo. Comunque, riepilogo di questi 2 giorni del lago di Vanna. Vorrei fare un breve Aspetta che mi riepilogo. siedo. Riepilogo di questo lago di Vanna. Allora, avevamo alte aspettative e a causa della pioggia siamo arrivati e non ce lo siamo goduti per niente. No. Quindi all'inizio diciamo che non ci è piaciuto. Però poi io devo dire che almeno io mi sono ricreduta oggi, perché grazie al sole, grazie che abbiamo trovato una parte Sì. molto, molto carina. Poi con tutti questi prati verdi enormi, piani, questi altopiani. Allora, è molto naturale, non c'è nessun tipo di servizio, che ne so, lungolago, parcheggio, cose del genere. Tranne nelle città. Sì, ma neanche poi più di tanto. Diciamo non è, o meglio, è turistico locale, un turismo probabilmente dove abbiamo visto i classici, loro vanno per il fine settimana, ma anche durante la sera fanno qualche barbecue. Questi giorni Sì, non c'erano perché piovendo non infatti. li abbiamo visti, mentre qua adesso sì, stanno grigliando, queste cose vado a mangiare assieme a loro. Non guardarli 2 volte perché ti Sì, invitano, infatti, lo sai infatti. come sono qua, non ci mettono molto. Però non so se è un turismo così, rimarrà così o si svilupperà, non ne ho idea. È un lago che ha 120 km, quindi è enorme, ok? Quindi Sì. potenzialità ne ha per fare le gare di barca lì sopra. Però non c'era molto movimento c'era, acquatico, cioè, ecco. molto, Anche se oggi era bello il tempo. sì, molto naturale. Il problema è che a me sinceramente non è che abbia fatto impazzire, proprio perché è difficile accesso e poi soprattutto non ha spiaggia, cioè ha solo pietraie, e laddove c'è diciamo una finta spiaggia è fango.
Ma anche perché ha piovuto tanto ieri e vabbè, oggi, però... quindi magari per quello ti Vabbè, dico. comunque tutto attorno poi sono un acquitrino, là dove non c'è l'erba, sotto c'è comunque fango e quindi moscerini a palo, cioè oggi veramente c'è ne ho visto... molta palude perché dicono che comunque il lago si è un po' ritirato, ma quindi tutta la sponda che adesso è utilizzata da parchi, case, vie, è ancora molto paludosa. Quindi sinceramente là luglio-agosto muori, ti portano via come stare a Vercelli. Sì. Quindi siamo scappati. Però vabbè, comunque insomma ragazzi, bello il lago vederlo. Magari ci fosse stato più sole, qualche barchetta che viaggiava all'orizzonte era ancora più romantico. Potevamo anche fare la biciclettata lungo lago, passeggiate, ma tra il poco tempo, questo tempo brutto, non abbiamo potuto fare. Niente, vabbè ragazzi, siamo venuti a prendere fresco, Niente, punto e basta. Oggi Quindi, fresco questa bene sera. così, adesso siamo qua nel buschetto, stanotte E mettiamo la domani? copertina E domani? e domani vi facciamo vedere una cosa. Quindi a domani. Ciao. Adesso laverò un pochino i vetri perché fanno cagare. Girati che è più bello il panorama di lì. Sembra se mi sto riprendendo io. Appunto. Va bene? Ecco, più bello il panorama, quindi miglioro anche me stesso. Dunque allora, stavo dicendo che